Alle 5 di un giorno di giugno del 1399 suonano le campane e si sveglia un mercante medievale, un uomo che in fondo ai contratti con i suoi soci fa scrivere che ogni transazione viene effettuata nel nome di Dio e del guadagno. Si chiama Francesco Datini e viene ricordato fino a oggi come il mercante di Prato. Ma com'era veramente la giornata di un mercante medievale? In questo video la ripercorreremo minuto per minuto e scopriremo quanto era diversa da quello che potremmo immaginarci e quanto era anche simile per alcuni aspetti alla vita di una persona del giorno d'oggi. Faccio delle velocissime premesse metodologiche che però sono importanti. In questo video parlerò di un mercante che è veramente esistito e che ci ha lasciato un archivio impressionante con circa 1200 registri e 150.000 lettere di ogni tipo. Forse il più grande archivio mercantile medievale del mondo. Non so nemmeno se siano state interamente lette tutte, e quindi non pretendo di conoscerle tutte. Dovrei essermi dedicato solo a quello nella vita e non so neanche se sarebbe bastato. Quindi non pretendo di saperne di più degli studiosi che si sono dedicati solo a questo archivio. Questo mercante è vissuto a Prato e se c'è qualcuno di voi che è di Prato magari lo conosce e può fare anche delle aggiunte nei commenti, mi farebbe molto piacere. Nonostante tutti questi documenti non abbiamo esattamente la giornata completa minuto per minuto come ve la presenterò io, quindi in alcuni casi farò una mia ricostruzione. Comunque tutto quello che vi presenterò nel video è basato quanto più strettamente possibile su documenti e ricerche storiche, quindi niente è inventato di sana pianta. Infatti lo scopo è darvi la ricostruzione più realistica possibile fino nei più piccoli dettagli. Insomma, all'alba, verso le 5, il nostro mercante Francesco si sveglia e si alza dal suo letto, che è molto grande e pieno di coperte e cortine. Poggia i piedi su un grande tappeto preso a Genova e costato 10 fiorini. Visto che qui parliamo di un mercante, ci servirà anche avere un'idea del valore dei fiorini per tutto il video. Il fiorino era la moneta della Repubblica di Firenze e conteneva 3,53 grammi di oro puro. Quindi il valore attuale del metallo contenuto è di circa 360 euro per fiorino. Calcolare il potere d'acquisto reale sarebbe qualcosa di complicatissimo, una cosa che spesso neanche gli esperti dell'argomento riescono a fare. Quindi io nel video lo convertirò solo nel suo valore attuale in oro. Ma dovete essere consapevoli che è una soluzione di compromesso, una soluzione inesatta e serve solo per darvi un'idea. Insomma, dopo aver poggiato i piedi su questo tappeto che ha pagato 3.600 euro attuali, Francesco si lava velocemente con una bacinella. Poi si asciuga con un asciugamano e si veste, visto che ha dormito nudo con solo una cuffia da notte in testa. Sceglie da una cassa una delle sue 6 camicie di lino e poi delle brache. Poi mette anche delle calze blu con suole di cuoio che fanno anche da scarpe. Apre un armadio e sceglie un farsetto. Sopra mette un gonnellone lungo adatto agli uomini di una certa età come lui. Infatti Francesco ha 64 anni e è già abbastanza vecchio per il suo tempo. Mette un gonnellone senza fodera che usa apposta per scrivere, ma ne avrebbe altri 9 molto più pregiati tra cui scegliere. Visto che è giugno e è abbastanza caldo, non mette nessun mantello e indossa solo una berretta rossa sulla testa, che prende da un mobile apposito per i cappelli che sta in camera sua. Se avete visto altri miei video sulla vita medievale o se già ne sapete qualcosa per conto vostro, avrete notato che Francesco ha una grande disponibilità di vestiti e di oggetti di stoffa in generale. Beh, lui è anche un mercante di tessuti, quindi la cosa si spiega facilmente. Alle 5:15 esce dalla sua camera e trova Domenico, uno dei servi che ancora sta dormendo vicino alla porta della sala. Sveglia, gli dice, chi si leva a tempo fa buona giornata e si può riposare all'albergo. Intanto altri servitori invece si sono svegliati e una schiava ha già messo sulla tavola un po' di pane e del vino. Francesco ha più di 10 servitori in casa e alcuni sono proprio schiavi. Infatti, soprattutto dopo la scarsità di manodopera che era stata causata dalla peste nera, la schiavitù era accettata, a patto che si trattasse di schiavi infedeli.
Francesco stesso ogni tanto aveva venduto degli schiavi, ma non erano mai stati il suo commercio principale. Francesco fa colazione solo con un pezzo di pane e un bicchiere di vino, ma già potersi permettere questo pasto veniva considerato un lusso in sé, anche se era modesto praticamente per tutti. Per fare i suoi bisogni Francesco ha un'iskranna forata, cioè una sedia con un buco che funge un po' da water e sta direttamente nella sala. Questo perché i medievali erano abbastanza abituati a non avere troppa privacy neanche nei momenti più intimi, tantomeno dentro casa loro. Alle 5:25 Francesco scende dal primo piano dove si trova la sala perché vuole mettersi subito al lavoro. In fondo alle scale trova Ginevra, che è accompagnata da una serva e gli dà il buongiorno in modo molto rispettoso. Ginevra è sua figlia e ha solo 7 anni. Ma non è anche la figlia di sua moglie perché lei non può avere figli, ma è proprio la figlia di una schiava chiamata Lucia che ha 27 anni. Francesco l'ha adottata come una figlia sua e la tratta come se fosse una figlia legittima, le compra pure dei giocattoli e vuole farla studiare. Infatti spesso gli schiavi, nonostante fossero comprati e venduti come animali, alla fine arrivavano a vivere non molto diversamente da altri servi della famiglia. O anche meglio se riuscivano a ingraziarsi particolarmente il loro padrone. Dopo aver salutato sua figlia, Francesco si avvia fuori dalla casa e la sua casa, nonostante lui è un uomo di umili origini, figlio di un oste, è il palazzo più grande di Prato a quel tempo. Lui stesso l'aveva fatto costruire come una casa fatta per durare 1000 anni e in effetti dura da più di 600 anni perché esiste ancora oggi. È il Palazzo Datini a Prato, che è proprio la sede dell'Archivio di Stato dove stanno ancora conservati i documenti del mercante Francesco. Non mi dilungo troppo su questa struttura perché ancora si può visitare se vi interessa conoscere la casa di un mercante di fine 300, ma è chiaramente una residenza signorile degna di un nobile. Francesco stesso usava uno stemma con 3 bande diagonali rosse su fondo bianco sia per le sue merci sia dentro la sua casa. Nella sala c'erano 3 scudi pavesi e 2 avevano le sue insegne, e lui le voleva vedere ovunque, le aveva anche sui piatti e sulle posate. Al suo tempo un emblema già non significava più necessariamente la nobiltà, ma poteva indicare l'importanza di un uomo, e per certi versi era anche già simile a un marchio commerciale attuale. Nonostante avesse una planimetria abbastanza semplice e squadrata, il suo palazzo aveva tantissime stanze, inclusa una pregiatissima stanza per gli ospiti con il camino alla francese, cioè con la ciminiera costruita nelle mura. Poi aveva anche 2 cucine e era una delle prime case a avere una loggia privata interna e pure un verone, cioè una loggia al primo piano tipo terrazzo. Spesso le stanze erano decorate con dipinti o con materiali preziosi come la foglia d'oro. Insomma, penso che avete capito il concetto. Il mercante che stiamo per vedere non è quello dei film che sta in qualche piazza con i vestiti laceri e la sua piccola bancarella. Alle 5:25 Francesco esce dalla sua casa e va verso il suo ufficio e da lì in poi scopriremo proprio come è diventato quello che è. In realtà lui ha ben 3 uffici, di cui 2 sono dentro al palazzo, ma ne preferisce uno che sta vicino al magazzino. Il magazzino sta sul lato del palazzo, separato da un giardino fiorito con una cisterna e 2 cantine. Il giardino ha fiori d'arancio, rose e viole e gli è costato 600 fiorini, che sarebbero 216.000 euro attuali, con la modalità di conversione che abbiamo detto prima. Francesco ama moltissimo questo giardino, infatti pensa che è una delle poche volte che ha speso così tanti soldi in qualcosa che non porta guadagno. Nel giardino tiene addirittura degli animali esotici, per esempio una scimmia, dei pavoni e un gabbiano. Tutti animali che la gente di Prato si meraviglia a vedere. Ma questo piacere dura solo 5 minuti perché alle 5:30 Francesco è già nei pressi del magazzino. Vede uno dei suoi garzoni che lavorano lì e lo riprende subito per uno sbaglio che ha fatto il giorno prima. Come mai mi hai detto che c'erano 13 sacchi di lana? Li ho ricontati ieri sera, erano 10. Devi fare come me, annotarti le cose se non te le ricordi. Avete ragione, padre, gli risponde il ragazzo che non è suo figlio, ma lo chiama padre per rispetto. Ma io non sono come voi, non so scrivere. Dovresti imparare, serve se vuoi dedicarti alla mercatanzia.
Vedi, io ho fatto il più bello scrittoio di Toscana e qui vi intendo restare la maggior parte del mio tempo. E infatti alle 5:35 Francesco entra proprio in questo ufficio. L'ufficio aveva le pareti dipinte di verde erba proprio per richiamare i colori del giardino e aveva diverse casse, un armadio e addirittura 4 scrivanie. Una di queste era coperta da un tappeto e da un panno nero con sopra una piccola cassa nella quale Francesco conservava i suoi scritti. Aveva poi anche 2 cestini per le lettere e un contenitore per i contanti, in più aveva uno specchio concavo per ridirezionare la luce quando ci scriveva tutto il giorno. L'ufficio poi era stracolmo di registri e di libri contabili e anche qui c'erano 2 scudi appesi con il suo emblema. Questa è la descrizione storicamente certa di questo luogo, precisa al dettaglio, e penso che anche questo sembra un luogo molto moderno e molto poco medievale per il nostro immaginario attuale. Quando però scopriamo che sopra uno dei registri contabili c'erano scritti 10 comandamenti, tutto ritorna un po' in quell'epoca, no? I suoi uffici potevano avere anche un letto e lui ci dormiva, come i famosi imprenditori di oggi che dormono negli uffici. Quindi anche quella non è un'invenzione dei più dediti al lavoro della nostra epoca. E ecco che arriva uno dei suoi scrivani e gli fa notare sempre in modo molto rispettoso che forse ha dormito poco la notte precedente perché ha visto delle lanterne accese. «Non voglio fare come fa il porco», gli risponde lui, «che tutto il giorno annoda la coda e la sera non ha fatto nulla. Così fanno i mercatanti che non concludono niente e dicono solo Dio ci aiuterà. Io mi voglio aiutare da solo, quindi mettiamoci al lavoro». Dal suo ufficio Francesco gestisce un'enorme rete di filiali dando istruzioni attraverso le sue lettere. Quindi passa la maggior parte del giorno proprio nell'ufficio a scrivere e a dettare lettere. Anche questo è molto più simile a un lavoro manageriale moderno di come ci immagineremmo un mercante medievale. Sì, da giovane aveva avuto un fondaco con anche un negozio aperto al pubblico, ma ormai era solo il gestore di più negozi e magazzini sparsi in tutta Europa. «Per primo bisogna rispondere a Luca», dice Francesco al suo scrivano, «e poi a Stoldo». Questi 2 erano suoi collaboratori in città lontane come Valencia in Spagna. Viveva già in un mondo molto più connesso dei suoi contemporanei. Ma a un certo punto gli arriva fra le mani la lettera di Simone D'Andrea, il suo socio di Barcellona. Legge a voce alta che Simone dice sarebbe stato meglio investire nei cambi che su una nave che è affondata. «Allora rispondigli così», detta Francesco arrabbiatissimo al suo scrivano, «a questo furfante dedito ai piaceri mondani che si permette di criticarmi. Quando le cose sono fatte, voi sapete molto bene consigliare e dite sarebbe stato meglio aver fatto così o non aver fatto così. Se i soldi fossero stati sui cambi e fossero andati perduti, tu diresti bene era meglio metterli nella mercatanzia. Se io fossi indovino, io non avrei fatto 100 cose che ho fatto e ne avrei fatte altre 1000 di quelle che non ho fatto». Lo scrivano rimane un po' impaurito dalla ferocia del suo capo che lo stupisce sempre anche se già la conosce. «Perché mi guardi?» chiede lui che si è accorto. «Quando si fa la compagnia si deve essere uniti, non portare questi consigli inutili. È chiaro e manifesto a tutti che le divisioni hanno disfatto anche i paesi. Vedi Roma che mentre furono uniti insieme ella signoreggiò tutto il mondo e come fecero il contrario ella si può dire distrutta». Così si va avanti per molte ore con consigli morali ma soprattutto con indicazioni pratiche, con contratti da scrivere. Francesco chiama con ironia Bibbie quelle lettere in cui si dilunga molto. Erano noiose sia da scrivere sia da leggere, ma servivano perché avere a che fare con gli uomini, secondo lui, era peggio che avere a che fare col diavolo. Gli uomini si dimenticano facilmente le cose, non imparano dai loro errori e quindi bisogna mettere per iscritto tutto e tenere memoria di tutto. E in teoria i suoi soci dovrebbero fare lo stesso, glielo dice sempre, anche se lo fanno poco e male, secondo lui. Queste lettere avevano sempre il logo di Francesco e poi venivano inserite in una tela a prova d'acqua e sigillate in una scarsella dal mercante stesso, una scarsella che poi i messaggeri portavano a tracolla. Mandava sempre più copie della stessa lettera per evitare che si perdessero se l'ordine era importante, e così dovevano fare anche i suoi soci. Le lettere viaggiavano quasi quotidianamente sui muli e erano più veloci di quanto potremmo immaginare oggi. La maggior parte, sorprendentemente, arrivava anche a destinazione.
Oltre alle lettere possiamo dire anche qualcosa sul perché l'attività di mercante di Francesco era molto diversa dalla piccola bottega medievale che ci immagineremmo. Lui aveva fondato diversi magazzini con dei soci che spesso erano dei suoi ex garzoni e di fatto era rimasto sempre il socio di maggioranza. Per esempio nella sua prima azienda a Avignone aveva lasciato interamente un capitale di 3.866 fiorini d'oro e lo aveva lasciato da gestire ai suoi nuovi soci. Questi si chiamavano Boninsegna di Matteo, che era stato suo garzone per più di 8 anni e come socio prendeva un terzo dei profitti. E poi c'era Thierry Di Benci, che era stato sempre un altro garzone e prendeva un sesto. Francesco però prendeva la metà, pur gestendo tutto da Prato. Oltre ai soci, ogni filiale poteva essere gestita anche da un fattore che era una specie di manager e prendeva tra i 100 e i 200 fiorini all'anno, quindi massimo 72.000 euro all'anno secondo la nostra conversione. Francesco pagava pochissimi fattori perché spesso i fattori diventavano poi gli stessi suoi soci. Poi c'erano anche i contabili che tenevano la cassa dei negozi e erano pagati molto meno, anche se dovevano comunque saper leggere e fare di conto. E alla fine c'erano i garzoni che erano ragazzi di bottega illetterati, messaggeri e commessi. Questi prendevano un salario di 5-7 fiorini all'anno, cioè 2.500 euro circa all'anno, e venivano pagati in parte in vestiti e cibo. Le compagnie di Francesco impiegavano pochi uomini, circa tra 10 e 20, ma quelli di Prato vivevano praticamente nel suo palazzo e erano come parte della sua famiglia. Quindi dobbiamo immaginarci il ricco palazzo Datini come immerso in un via vai costante di gente e non la residenza esclusiva di un ricco mercante. Infatti alle 8:30, dopo quasi 3 ore di lavoro in ufficio, un portiere viene a chiamarlo perché lo cercano. Lui ha ben 2 portieri, ma stanno sempre a aprire e chiudere l'uscio. Ah, si lamenta Francesco che deve alzarsi dalla sua scrivania. Chi viene per una cosa e chi per un'altra. Morirò sotto a questa fatica e non avrò concluso nulla. Quello che è venuto a disturbarlo è uno dei contadini che lavorano le sue terre. Di solito non vengono in città, ma questo deve avere qualche lamentela importante. Infatti è venuto a lamentarsi di un affitto che secondo lui è troppo alto. Voi mi sembrate come un prete, dice Francesco, che vuole solo una piccola chiesetta di campagna all'inizio e una volta che ce l'ha vuole diventare papa. Poi il mercante lo liquida infastidito del fatto che abbia interrotto il suo lavoro. Chi desse del pane al cane ogni volta che muove la coda in casa non rimarrebbe pane, dice ai suoi garzoni per spiegare la sua reazione poco generosa. Il mercante usava spesso questi proverbi che gli davano un'apparenza colta rispetto a persone molto più ignoranti di lui. Non era certo un uomo di grandissima cultura, però aveva diversi libri in casa, una cosa rara per il Medioevo. Aveva le vite dei santi, la cronaca di Giovanni Villani, addirittura la Divina Commedia e anche dei messali miniati. Sapeva citare Dante o la Bibbia e filosofi come Seneca e Boezio perché li aveva sentiti ripetere molte volte da persone di cultura con cui comunque aveva a che fare. Una cosa strana per noi oggi e molto diversa da quello che penso in tanti credono è che il mercante era anche molto più distante dai contadini per mentalità di quanto lo fosse per esempio un cavaliere che viveva in campagna. Mentre oggi tenderemmo a pensare che contadini e mercanti, non facendo parte della nobiltà, dovessero essere più vicini. In realtà il cavaliere era sì un nobile, ma molti di loro vivevano in campagna per controllare i loro feudi e in pratica condividevano la stessa vita dei contadini, come sapete se avete visto anche il mio video sulla giornata di un cavaliere. Invece il mercante era un uomo di città e questo cambiava tutto. Prato era ancora una città con case di legno e orti dentro alle mura, quasi un villaggio fortificato o un grande castello. Però già vivere in una città allontanava molto dal modo di vivere del contado. Francesco aveva ben 20 case, con un orto ciascuno a Prato, ne aveva altre anche a Firenze, a Pistoia e diverse fattorie. Aveva pure una villa personale nelle campagne che valeva come il suo palazzo, ma per il resto non si occupava di queste e le affittava. I prodotti della terra gli venivano portati come pagamento e lui sapeva poco di grano e di animali. Comunque dopo questa breve disputa con il contadino, Francesco alle 9 può tornare al suo lavoro, che vuol dire avere tantissime altre lettere da esaminare. Una è molto interessante perché un suo socio gli propone di riprendere il commercio d'armi.
Lui aveva iniziato la sua carriera a Avignone proprio vendendo armi e 4 anni prima la sua filiale di Avignone aveva mandato a Barcellona dei campioni di armature milanesi per vedere se potevano essere vendute a un prezzo così alto da giustificare i costi di spedizione. Secondo lui il tempo e il rischio del viaggio da Milano a Barcellona dovrebbero portare almeno un profitto del 15%, se no non ne vale la pena. Un altro affare da valutare è un paramento pregiato con uno splendido ricamo per un piviale raffigurante la Passione. Questo è un vestito prezioso per uomini di chiesa e si poteva piazzare a 43 fiorini, che sono circa 15.000 euro. Oltre a questi vestiti, Francesco vende anche delle immagini sacre a prezzi abbastanza esorbitanti. Nonostante fossero degli oggetti simili ai santini moderni e quasi della stessa qualità artistica. Lui intendeva anche l'arte in un modo abbastanza decorativo e commerciale, infatti si diceva che considerasse pure i pittori che gli decoravano le pareti del palazzo poco più che dei semplici imbianchini. Alle 11 Francesco torna nella sua sala per il pranzo in modo da aver finito per l'ora sesta, cioè per mezzogiorno. Si siede su una sedia di canna e mangia su un tavolino rotondo, infatti non serve il tavolo lungo delle grandi occasioni. Per pranzo mangia una pernice che è una selvaggina molto pregiata e pane bianco fatto in casa dai suoi servi. La pernice l'ha presa da chi la caccia nelle sue terre, mentre per il pane ha ordinato sempre dalle sue terre la miglior farina setacciata. Mangia su ceramiche di maiolica fatte dai Mori a Valencia e ordinate apposta. Mangia comunque con le mani, come si usava al tempo, anche se aveva pure delle posate. Aveva addirittura 12 forchette d'argento, un oggetto molto raro a quel tempo, ma le teneva in camera sua come un tesoro per quanto erano preziose. Beve del Trebbiano fatto dai vitigni delle sue terre, perché per un pasto qualunque, consumato in mezzo a una giornata impegnativa, va più che bene. Ma poteva permettersi vini più pregiati, come vedremo a cena. Il pasto viene accompagnato da costosi formaggi da Pisa, dalla Sardegna e dalla Sicilia, e spesso le sue pietanze sono speziate. Le spezie erano molto costose, ma lui stesso le vendeva e quindi spesso le comprava a dei prezzi vantaggiosi. Faceva usare spesso lo zafferano, nonostante questo fosse veramente proibitivo, perché i medici dicevano che curava le malattie. Mi serve un po' di salute perché il fianco mi dà noia un giorno più dell'altro, diceva Francesco. La cosa interessante del pasto del mercante, che però rivela molto anche sulla sua attività, è che le robe locali e il lavoro costavano pochissimo, mentre gli oggetti importati e di lusso avevano dei prezzi esagerati, visto proprio che allora viaggiare e trasportare la roba era molto pericoloso. Lui stesso si arricchiva proprio esportando roba da un luogo all'altro dell'Europa, ma se vogliamo era anche un po' schiavo di questo modo di dimostrare la ricchezza con prodotti esotici. A mezzogiorno Francesco torna nel suo ufficio a pancia piena, ma deve vedersela con una nave da assicurare. E io invece posso assicurarvi che questo video che state guardando ha richiesto una mole di ricerca veramente notevole. Tutti i miei video richiedono una certa ricerca, ma questo ne ha superati diversi. Se lo state apprezzando potete iscrivervi, abbonarvi al canale o anche lasciare un commento o un super grazie. Lo so che per voi è una ripetizione come quella del nostro mercante che ripeteva sempre le stesse cose, che la sentite in diversi canali, ma nel mio caso è impossibile portarvi contenuti con questo livello di ricerca senza che ci sia un vostro grande supporto. Quindi se volete che possa realizzarne molti altri, non sottovalutate l'importanza di un vostro click, anche se è per un semplice like. Insomma, all'ora sesta Francesco torna nel suo ufficio con le pareti verdi e deve dare le istruzioni per assicurare un carico di lana. La lana viene dall'Inghilterra e l'assicurazione sarà per portare i beni salvi in terra, quindi fino al porto di arrivo. Francesco assicurava praticamente tutti i viaggi. Ci pagava un premio dal 3 al 5% del valore della merce, infatti molti suoi soci gli dicevano di non assicurarle tutte, soprattutto quelle su tratte poco rischiose. Ma lui evidentemente voleva stare tranquillo. Purtroppo la lana migliore era quella inglese, da quando lui aveva iniziato la sua attività nel settore tessile.
veniva da Norleccio, Boriforte o Guincestri, o almeno così Francesco chiamava delle località inglesi che per lui erano altrimenti impronunciabili. Sebbene fosse un mercante di discreto successo, non aveva mai messo una filiale in Inghilterra e doveva comprare la lana inglese da altri toscani che stavano lì. Il momento migliore era la fiera di San Giovanni il 24 giugno, che era proprio appena passata. Lui stesso, nonostante avesse praticamente una fabbrica di vestiti, comprava molti suoi capi in Inghilterra. Per esempio il berretto rosso che porta in quel momento dei panni stretti dell'Essex. Anche dietro a questo comunque c'era un fiuto commerciale. Infatti i vestiti finiti avevano una tassa di esportazione dall'Inghilterra del 2%, mentre la lana al 33%. Le tempistiche e i guadagni di questo commercio comunque sarebbero assurdi dalla nostra prospettiva moderna. Infatti dall'acquisto della lana alla vendita dei capi finiti ci volevano 4 anni tra viaggi e produzione. E il profitto finale, tolti tutti i costi, i rischi e le assicurazioni, era dell'8,92%. Quindi se aveva investito 1000 fiorini gliene ritornavano solo 1089. I margini sui vestiti ai giorni nostri sono minimo superiori al 70%. Ma lui ormai a 64 anni non viveva solo di vestiti, anzi, aveva le mani in pasta in tantissimi tipi di commercio e all'ora di cena vedremo che ce l'aveva anche in alcune attività che i suoi contemporanei consideravano discutibili. Infatti i piccoli mercanti si prendevano pochi rischi, facevano affari con persone del luogo per piccoli guadagni. Erano praticamente artigiani che vendevano la loro roba. Ma i grandi mercanti si prendevano grandi rischi, commerciavano in tantissimi settori, si abituavano a lingue e strade internazionali. Verso le 14 però arriva un nuovo corriere con una lettera e interrompe il lavoro di Francesco. Questa arriva da sua moglie Margherita. Di solito lui sta a Firenze mentre la moglie sta a Prato, ma da qualche tempo lui è tornato a Prato e invece la moglie sta a Firenze. Questa è una lettera da aprire subito, perché Francesco ha chiesto alla moglie la preparazione dei piselli verdi, che la serva non riesce a cucinare bene. «Io li metto la sera in mollo, come si fanno i ceci», ha scritto Margherita, «e così li pongo la mattina al fuoco, e tanto li fo bollire che son cotti, e così fo bollire erbucci e un poco di cipolla entro una pentola di per sé. Non ve ne maravigliate perché la serva non li sappia cuocere, perché sono un poco malagevoli». Francesco poi riferirà alla serva questi segreti della cucina, ma adesso gli serve il suo scrivano migliore per altre lettere d'affari. Ma non lo trova da nessuna parte. Infatti è andato dal barbiere. È stato 3 ore e ancora non è tornato. Ma non ci poteva andare un'altra volta, pensa Francesco. Per certo, Iddio vuole che io abbandoni il mestiere di mercante. Pensa come io devo essere lieto e contento che nella mia vecchitudine io sia più che schiavo dei compagni e dei fattori. Verso le 16:30 viene a chiamarlo Niccolò, che è un tintore di Firenze, ma in quel periodo è pure lui al suo magazzino di Prato. Dice che manca il guado, che è uno dei prodotti fondamentali per tingere i vestiti di un blu acceso, che è richiestissimo. «Beh, dovrai andare tu a prenderlo in Lombardia», gli ordina Francesco, perché nella loro zona è scarso. «E mi raccomando, segui le strade che ti ho detto l'altra volta». Ah, Niccolò dice che preferirebbe smettere di lavorare del tutto che non fare come Francesco gli dice. Infatti tutti sanno che vuole avere il controllo assoluto praticamente di ogni cosa accada nelle sue compagnie. Niccolò però intuisce che è una giornata difficile e lo dice al suo capo, ma Francesco ne ha viste di molto peggiori. «Nella bonaccia non è grande maestria a saper navigare», gli risponde, «ma nella tempesta è il senno e la virtù». Verso le 17:30, mentre qualche garzone prepara ancora delle merci da spedire, Francesco si prende una pausa dal suo lavoro d'ufficio. Ma non proprio per uno svago, infatti deve andare a una riunione dell'arte della lana, che è la gilda più importante di Prato, visto che molti lavorano nello stesso settore. Di solito lui manda pure lì qualche collaboratore, ma quel giorno si parlerà di nuove tasse e multe, quindi vuole esserci di persona. E volendo vuole provare anche a influenzare qualche decisione. Si mette un gonnellone più pregiato perché quello che aveva addosso era adatto al lavoro, ma non per fare bella figura in pubblico.
E poi deve fare poca strada perché la gilda si riunirà semplicemente nella piazza che oggi è chiamata Piazza del Comune e che sta a 2-3 minuti a piedi dal suo palazzo. Alla riunione dell'arte si parla di una multa di 5 soldi per chi assume un lavoratore non pratese e una multa della stessa somma per un lavoratore che non è puntuale al lavoro. Ma presto il discorso va su delle tasse che servirebbero al comune per finanziare la protezione di Prato per volontà di Firenze. Gira voce che qualcuno vorrebbe anche indagare sulle spese personali dei cittadini, quelle che Francesco annota nei libri chiamati segreti. E questa era una cosa inaudita per il tempo. Era diritto del mercante tenere segrete le spese personali e anche l'intera organizzazione societaria delle compagnie. Francesco considera quindi l'idea scandalosa, ma lo sa bene che i fiorentini vogliono sempre dei soldi dai mercanti come lui. In passato era stato consigliere del comune, gonfaloniere di giustizia, ma non gli importava niente della politica, tranne quando toccava proprio questioni di soldi. Infatti, secondo Francesco, il vero potere non era in mano a priori e castellani, ma a mercanti come lui. Però verso le 19:15 Francesco saluta tutti gli altri della gilda perché finalmente nella giornata incontrerà la prima persona che veramente vuole vedere, il suo migliore amico, Ser Lapo Mazzei. Venite, venite, messer Lapo, dice lo schiavo che accompagna l'ospite nella sala del palazzo. Qui Ser Lapo saluta calorosamente Francesco mentre i servi stanno per servire la cena. Come sta Monna Margherita a Firenze? Si lamenta come sempre di qualcosa e si dimentica quello che le dico di fare, risponde Francesco, ma ormai scrive abbastanza bene anche di suo pugno. Ser Lapo è contento di questo perché è lui che le ha insegnato a scrivere quando era ormai adulta. Infatti Margherita sapeva leggere la scrittura gotica, che è quella usata nei libri di preghiere, ma non era pratica della scrittura mercantesca, che era un tipo di scrittura diversa. I mercanti, come suo marito, usavano questa e lei aveva dovuto impararla. Lapo ha 15 anni in meno di Francesco e Francesco gli ha pagato gli studi quando era un ragazzino, visto che era un giovane promettente. Infatti poi è diventato notaio a Firenze, ma spesso aiuta Francesco anche con tutte le questioni legali delle sue aziende o a stendere contratti. Ma come vedremo gli dà anche dei consigli sulla vita familiare e dei consigli spirituali. Anche Piero mio, dice Lapo, sta imparando a leggere e scrivere e presto comincerà l'abaco. Dice che vorrebbe molto venire a bottega da voi. Lapo sta parlando di suo figlio Piero, che è ancora un bambino. So bene che è il migliore dei vostri, gli risponde Francesco. Quando sarà pronto sicuramente verrà a far pratica e chissà che non diventi un gran fattore. Certo sarebbe meglio di molti dei miei, che sono tutti dei cani. I servi portano intanto a tavola ravioli con carne di maiale tritata, uova, formaggio, un po' di zucchero e prezzemolo, fritti nello strutto e spolverati di zucchero. Insomma, una prelibatezza del tempo, accompagnati da un fiasco di vino frizzante di Carmignano, che era il preferito di Ser Lapo. È sempre meglio questo vino delle tue terre lì vicino Pistoia, dice infatti il notaio, e è un peccato mortale mischiarlo con l'acqua. Lapo è esperto di vini e essendo molto più povero di Francesco, questi sono il suo massimo piacere terreno. Con un po' di vino la cena va verso scherzi e battute e per un'oretta Francesco dimentica le ansie della giornata. Anche sua moglie dice sempre che le serate con Ser Lapo sono l'unica cosa che lo rimette di buon umore. Alle 20:30, dopo aver finito di cenare, i due si spostano sul Verone, dove si sta più freschi. È la loggia aperta al primo piano. Di giorno serve per asciugare la biancheria, ma nelle sere d'estate ha delle sedie e dei tavoli per essere un buon salotto all'aperto. Il sole è tramontato da mezz'ora e i servi stanno accendendo qualche lampada d'olio all'interno. E sul Verone Francesco finalmente può sfogarsi raccontando le noie della giornata. Il socio scialacquatore Simone D'Andrea, il contadino con quelle lamentele sull'affitto, il guado da prendere in Lombardia, le tasse dei fiorentini e molte altre cose accumulate dai giorni precedenti. Vedete, messer Lapo, dice Francesco guardando il cielo stellato, a volte a sera mi prende questa strana malinconia, perché mi pare che il destino ha stabilito che dal giorno in cui sono nato non conoscessi mai una giornata completamente felice.
Secondo me voi, se permettete, avete troppa paura ad essere derubato, gli dice Ser Lapo bevendo il carmignano da un raffinato bicchiere. Vi dareste pena anche se rubassero una fibbia della scarpa della schiava che serve i vostri garzoni. Eh sì, forse voi avete ragione, dice Francesco, ma io voglio vedere e sentire ogni cosa, dalla più piccola alla più grande. Io dico fino a veder fare il pane, che l'altra notte stetti a vederlo fare e ordinare come lievitasse bene. Ma secondo me sono nel giusto a fidarmi poco, che anche Monna Margherita dice che a parte i miei vecchi compagni boninsegniettieri, quelli di Avignone, non ho uomini che non mi tradiscano 12 volte al giorno. E lei lo sa per averlo veduto. Se anche è così, dice Ser Lapo, io penso che sia una prova di Dio per voi, che da quando avete messo su il banco non è venuto niente di buono. Francesco infatti aveva messo su anche un'attività di cambiavalute. È un'attività finanziaria basata sulle fluttuazioni dei tassi di cambio delle diverse valute e un sistema con cui poi si arricchiranno tante famiglie di banchieri italiani del tardo Medioevo. Queste attività erano un po' la linea di demarcazione tra la mercatanzia, cioè i traffici commerciali, e la mercatura, che era prevalentemente un'attività finanziaria. Ma questi erano affari considerati vicini all'usura e gli stessi soci di Francesco non erano tanto contenti di quel tipo di attività. Oltre che per motivi morali, che comunque c'erano, anche perché capitava che in alcuni paesi e in alcune città queste operazioni venissero bandite e chi le faceva venisse arrestato o cacciato. Ma Ser Lapo, io osservo i giorni di vigilia e i giorni di penitenza. Ho fatto fare pure delle vetrate colorate per tutte le chiese a Prato e a Firenze. Le ho ordinate a Don Leonardo, costano 3 fiorini a braccia e non può essere che Dio non lo sappia. E Dio sa pure bene che io credo che ci sia un'altra vita, mentre direi che su 10, 9 degli uomini di questo mondo non credono che ci sia un'altra vita oltre a questa, e specialmente in questo maledetto nostro paese di Toscana. Ma non è tutta colpa vostra se trascurate Domeneddio, dice Ser Lapo. Per i tanti affari che avete finite per fare come i lavoratori, che non vanno a messa se non la domenica mattina. Ma l'anno prossimo sarà il giubileo e io vi consiglio di andare con i bianchi che si fanno pellegrini e vedrete che Dio manderà via la vostra malinconia. I bianchi erano un movimento di penitenza che era collegato alla peste, che stava avendo dei nuovi focolai alla fine del 1300. E Francesco, avendo ormai 64 anni, è molto colpito da quel consiglio. Infatti su di lui comincia a aleggiare sempre più prepotente lo spettro della morte e del giudizio divino. Alle 21:30 i due amici si salutano e nonostante molti servi stiano andando a dormire, Francesco non va a dormire. Va a continuare la scrittura delle lettere e dei registri che non ha finito il pomeriggio in uno dei suoi uffici dentro al palazzo. A volte si fa anche portare un banchetto in camera e passa lì tante ore a scrivere. Immerso nella notte, Francesco annota le spese e le entrate della giornata e anche le singole lavorazioni con i nomi di chi le ha svolte. Scrive e scrive di continuo perché il buon mercante deve avere sempre le mani sporche di inchiostro. Ma poi da alcuni rumori all'esterno, dalle campane o dalle ronde cittadine, capisce che è già arrivato a mezzanotte. È tardi e le mani gli fanno male, ma deve ancora scrivere per le sue questioni private urgenti. Deve scrivere a un agente a Genova per comprare una giovane schiava che sia forte, e poi a un agente a Venezia per comprare un pezzo di broccato per la gonna di sua moglie. Eh sì, sua moglie. Proprio Margherita gli dice sempre che lui veglia fino al mattino per lavorare e invece dovrebbe fare una vita diversa. Ma adesso deve dare anche a lei le indicazioni giornaliere come potrebbe andare a dormire. Così Francesco comincia a scriverle quello che deve fare, come fa con tutti gli altri soci e fattori, perché neanche un bottone si può attaccare senza che lui lo sappia. Fatti leggere spesso quelle lettere che ti mando e fai una ricordanza di quelle cose che ti pare siano di maggiore bisogno di fare, in modo che tu non abbia ogni volta da far leggere tutte le lettere da capo. Non sei più una fanciulla e devi saper gestire tutto. Margherita è più giovane di lui di 25 anni e lui l'ha sposata quando lei aveva solo 16 anni a Avignone.
Lì non ha guardato al guadagno, infatti l'ha sposata senza dote, ma era giovane e bella e aveva il sangue nobile della famiglia Gherardini di Firenze. Le promesse che allora gli faceva la vita erano di una famiglia con tanti figli e di un giorno in cui avrebbero avuto tempo per stare insieme e godersi la loro fortuna. Ma presto anche Margherita era stata messa a cucire gli elmi, poi a gestire un'intera casa, non come la moglie di Thieri che andava a passeggio per giardini. Ma nessuna di quelle promesse era stata mantenuta. Solo la piccola Ginevra, che non c'entrava niente con questo piano, era la cosa più simile a un figlio che avevano. E ormai alla sua età a Francesco quasi dispiacevano le cose che prima gli erano piaciute. Anche il sommo poeta la pensava così dopo tutto. Il mercante che ha assicurato ogni singola merce, che ha pianificato ogni singolo affare, non è riuscito comunque a governare la sua vita come avrebbe voluto. Francesco allora guarda nel buio un'immagine della Madonna che ha in camera e gli pare che abbia uno sguardo torvo, cupo come il nuovo secolo che sta per arrivare e come i rimproveri di sua moglie, che sì, si dimentica le cose, ma spesso gli dice parole vere come la preghiera del Signore. Allora in quel momento Francesco decide che sì, bisogna proprio farlo quel pellegrinaggio, per mettere almeno un'assicurazione sulla prossima vita, se non si è riusciti a metterla bene su questa. È 00:30 e almeno stanotte Francesco proverà a dormire. 2 mesi dopo, a agosto del 1399, farà veramente il suo pellegrinaggio. Sarà vestito tutto di telalina bianca e sarà scalzo, però verrà accompagnato da muli e cavalli carichi di cibo zuccherato e ci starà per solo 9 giorni arrivando fino a Arezzo, che non è proprio questa meta così lontana da Firenze o da Prato. Ma alla fine, pensa Francesco, forse anche quello è come un investimento. Gli affari servono per essere ricchi in questa vita, la penitenza per essere ricchi nella prossima. E forse il giorno del giudizio sarà solo la resa dei conti finale dove si bilanceranno i costi e le entrate. Forse alla fine bisognerà scrivere un'ultima lettera anche a Dio come al più importante dei clienti o al più esigente degli esattori delle tasse. Vostro umile servitore, Francesco di Marco d'Atini, mercatante in Prato.